tutti amici di Marina Romea Tennis, e oggi in questo video voglio accontentare Peppino che mi ha fatto richiesta di un video con molte immagini in slow motion dei colpi di dritto e di rovescio, che ringrazio perché mi dà sempre spunti utili per poter girare i miei video. Bene, se anche voi avete richieste potete farle e cercherò di accontentarvi. Quindi buona visione, all'interno del video ci saranno dei fermi immagine che cercherò di commentare con la voce fuori campo. Bene, vedrete scorrere anche delle schede informative all'interno dei video che vi invito a cliccare se siete interessati per poter visitare il mio sito web e vedere anche il calendario degli eventi in corso che abbiamo in serbo per agosto e settembre. È determinante per essere reattivi e trovare l'ideale ritmo di gioco, effettuare lo split step, come avete visto dalle immagini, prima di effettuare il colpo, quindi al momento dell'impatto del colpo dell'avversario. Effettuare un passo incrociato, come vedete, o passo double, ci consente di arrivare molto più affiancati e con maggior caricamento del tronco al momento dell'impatto. Come vedrete dal fermo immagine successivo, allineare il piatto corde preposto all'impatto al terreno ci consente di caricare il polso che al momento dell'impatto rilascerà maggiore energia, velocità lineare ma anche rotazione, quindi consistenza al colpo. Terminare l'appoggio sul rovescio, come vedrete dalle immagini successive, con un'azione tacco-punta ci consentirà di trasferire il peso del corpo in avanti al momento dell'impatto, creando maggiore consistenza al colpo. Come vedrete dalle prossime immagini, determinante è anche l'azione del braccio non dominante che arretrerà la racchetta per quanto più tempo possibile, si allineerà alla rete per consentire un buon affiancamento, la tenuta dell'affiancamento e della torsione fino al momento dell'impatto. Importante nel rovescio l'azione del braccio non dominante che solleva la punta della racchetta per creare ampiezza al movimento esecutivo. Come vedrete tra un pochino, lasciare cadere la testa della racchetta nel rovescio da basso, quindi prima dell'impatto da sotto, ci consente di creare una traiettoria a superare la rete e dare consistenza, quindi rotazione al nostro colpo. Quando è possibile creare un'azione di spinta aggiuntiva andando giù con le gambe e quindi creare forza da basso verso l'alto al momento dell'impatto, ci consente di creare maggiore consistenza e forza al nostro colpo.
Rimanere stabili, quindi solidi, lasciar scorrere per un attimo solamente il braccio senza ruotare il busto spalle ci consente di rendere il nostro colpo di rovescio molto solido. Bene, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like e a iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Ciao Roberto!